benvenuti ad una nuova lezione di italiano. Oggi impareremo il passato, in particolare il passato prossimo. Siete pronti? Cominciamo! Il passato prossimo in italiano è il passato più utilizzato. Perché se volete raccontare cosa è successo durante il giorno oppure durante la vostra ultima vacanza, utilizzerete proprio questo tipo di passato. Quindi serve ad indicare delle azioni che sono relativamente vicine nel tempo. Il passato prossimo si definisce un tempo composto. Cosa significa tempo composto? Il tempo composto è un tempo formato da due verbi diversi. Infatti, con il passato prossimo avremo l'ausiliare e il secondo verbo che sarà un participio passato. Ora, vi ricordate quando abbiamo studiato insieme il verbo essere e avere? Vi ho detto che questi sono due verbi molto importanti. Perché? Perché sono sempre utilizzati per formare il passato. Quindi utilizzeremo sempre il verbo essere oppure avere come ausiliari, sempre al presente indicativo, e il verbo successivo sarà il participio passato. Non vi preoccupate, anche se sto usando dei paroloni, non c'è nulla di complesso. Dunque, come facciamo a formare il passato prossimo? Cominciamo dal secondo verbo, dal participio passato. Voi sapete già quanto sono importanti in italiano le coniugazioni e quindi le finali dei verbi. Ora, noi sappiamo che i verbi italiani finiscono in are, ere oppure ire. Ed è proprio da qui che dobbiamo partire per formare il participio passato. Quindi quando noi abbiamo un verbo che finisce con are, ad esempio mangiare, toglieremo la finale are e aggiungeremo ato, per esempio mangiato. Poi, per quanto riguarda invece i verbi che finiscono in ere, elimineremo anche in questo caso la finale ere e aggiungeremo uto. Ad esempio, credere diventerà creduto. E per quanto riguarda l'ultimo verbo, l'ultima coniugazione ire, elimineremo la parte finale ire ed aggiungeremo ito. Ad esempio, dormire diventerà dormito. Ora, questa è una regola generale che vale per tutti i verbi regolari. Per quanto riguarda i verbi irregolari, la formazione è più complessa, nel senso che non c'è una regola precisa da seguire, ma questi participi irregolari bisogna praticamente memorizzarli. Ok? Vediamo ora come scegliere l'ausiliare. Quindi dobbiamo scegliere nel passato prossimo l'ausiliare essere oppure avere. Diciamo che questa è una delle cose più difficili, più complicate nella formazione di questo passato prossimo, però adesso vi darò alcuni consigli che potrete seguire per scegliere l'ausiliare corretto. Allora, cominciamo dal verbo essere. Dovete utilizzare l'ausiliare essere con i verbi che indicano movimento. Ad esempio, andare,
partire, ritornare, uscire. Tutti questi verbi vogliono l'ausiliare essere. Ad esempio, io sono andato al cinema, oppure io sono ritornata a casa e così via, ok? Poi utilizziamo anche il verbo essere con i verbi riflessivi. Ormai conoscete già quali sono i verbi riflessivi, quelli la cui azione cade sul soggetto stesso e non su un altro oggetto. E questi verbi sono per esempio alzarsi, vestirsi, lavarsi. Quindi se io voglio trasformare questi 3 verbi al passato prossimo, dirò io mi sono svegliata, io mi sono vestita, io mi sono lavata e così via. Chiaro? Il verbo essere si utilizza anche con i verbi che indicano cambiamento. Per esempio, nascere, crescere, dimagrire, ingrassare. Sono in generale tutti i verbi che indicano un cambiamento. Quindi, al passato prossimo dirò io sono cresciuto, io sono ingrassato, io sono dimagrito e così via. Poi utilizziamo anche il verbo essere come ausiliare davanti ai verbi stare, restare e rimanere. Vi consiglio di memorizzarli perché sono solo 3 e direte io sono stato, io sono rimasto o io sono restato. Vediamo ora quando utilizzare il verbo avere. Il verbo avere di solito si usa con la maggior parte dei verbi e di solito si usa quando questi verbi sono seguiti da un oggetto. Per esempio, ho mangiato la torta. Che cosa ho mangiato? La torta. Oppure ho visto Maria. Chi ho visto? Maria. Diciamo che queste sono delle regole molto generali alle quali potete far ricorso per capire quando utilizzare il verbo essere e quando utilizzare il verbo avere. Però sappiate che ci possono essere alcune eccezioni, ok? Proviamo ora a coniugare insieme alcuni verbi. Cominciamo dai 2 verbi che dovete memorizzare, dovete sapere perché sono verbi irregolari. Essere e avere. Questa è la loro coniugazione al passato prossimo. Io sono stato. Tu sei stato. Lui, lei è stato. Noi siamo stati. Voi siete stati e loro sono stati. Ovviamente, se vogliamo creare la forma negativa, sapete già che basta solo aggiungere la negazione non prima del verbo. Proviamo a fare una frase. Sei stata a casa tutto il giorno? Sì, sono stata a casa tutto il giorno. Oppure no, non sono stata a casa. Ok? Vediamo ora la coniugazione del verbo avere. Io ho avuto, tu hai avuto, lui oppure lei ha avuto. Noi abbiamo avuto, voi avete avuto, loro hanno avuto. Anche in questo caso, forma negativa, non davanti al verbo. Proviamo a fare una frase. Avete avuto la vostra paga? Sì, abbiamo avuto la nostra paga, oppure no. Non abbiamo avuto ancora la nostra paga. Ora, prestate attenzione ad una cosa.
Quando utilizzate il verbo essere oppure il verbo avere, c'è una cosa che dovete tenere in considerazione per quanto riguarda il participio passato e in particolare l'ultima lettera del participio passato. Cosa intendo con questo? Quando utilizzate il verbo avere come ausiliare, l'ultima lettera del participio passato sarà sempre O, indipendentemente dal soggetto. Per esempio, io sono una ragazza, ho mangiato. Lui è un uomo, ha mangiato. Anche lei, che è una donna, ha mangiato. Noi, tutti insieme, abbiamo mangiato. Loro hanno mangiato. Come potete vedere, anche se il soggetto cambia di numero e genere, la finale sarà sempre O. Cosa diversa invece per il verbo essere. Quando il verbo essere è ausiliare, l'ultima lettera del participio passato cambierà. Per esempio, io sono una ragazza, sono andata. Il ragazzo è un uomo, è andato. La ragazza è andata. I ragazzi sono andati. Le ragazze sono andate. Ok, quindi questa è la differenza sostanziale a cui dovete prestare attenzione. Andiamo avanti e proviamo a coniugare altri verbi. Inare, inere e inire. Io ho mangiato. Tu hai mangiato. Lui o lei ha mangiato. Noi abbiamo mangiato, voi avete mangiato e loro hanno mangiato. Sempre la stessa cosa per quanto riguarda la forma negativa, non davanti al verbo. E vediamo una frase. Hai mangiato la pasta? No, non ho mangiato la pasta. Ho mangiato solo un panino. Ok? Andiamo avanti con un verbo che finisce in ere. Credere. Io ho creduto. Tu hai creduto. Lui o lei ha creduto. Noi abbiamo creduto. Voi avete creduto. E loro hanno creduto. Hai creduto a Paolo? No, non gli ho creduto. Oppure no, non ho creduto a Paolo. Ok? È facile. Come potete vedere, dovete sempre tenere in considerazione il verbo essere oppure avere al presente indicativo. E questo verbo lo conoscete già bene. Il participio passato invece resta sempre uguale. Vediamo l'ultimo verbo che finisce in ire. Dormire. Io ho dormito. Tu hai dormito. Lui o lei ha dormito. Noi abbiamo dormito. Voi avete dormito e loro hanno dormito. Hai dormito bene questa notte? Sì, ho dormito benissimo. Oppure no, non ho dormito bene. Quindi, come abbiamo già detto, tutti i verbi regolari seguono uno schema ben preciso. Invece vedremo in seguito i verbi irregolari che devono essere memorizzati. Bene, ora vi darò alcune frasi e dovete inserire l'ultima lettera del participio. La mamma
ha preparato una torta. Esatto, la mamma ha preparato una torta perché c'è il verbo avere. Nicoletta è andata in palestra. Nicoletta è andata in palestra. Esatto, perché Nicoletta è una donna e c'è il verbo essere. Loro si sono divertiti alla festa. Esatto, loro si sono divertiti perché è plurale. Paolo è ritornato dal viaggio. Bravissimi, anche in questo caso Paolo è ritornato dal viaggio perché c'è il verbo essere e perché Paolo è un uomo. Ora proviamo invece a fare un esercizio un po' più difficile, cioè a formare il passato prossimo trasformando i verbi all'infinito. Proviamo. Loro comprare un regalo. Loro hanno comprato un regalo. Bravissimi, e usiamo hanno comprato e quindi l'ausiliare avere perché dopo c'è un oggetto. Sonia giocare a tennis. Sonia ha giocato a tennis. Io studiare a Roma. Io ho studiato a Roma. Bravissimi. Noi credere a quella storia. Esatto, noi abbiamo creduto a quella storia. Lei avere molto tempo. Lei ha avuto molto tempo. Io sentire un rumore. Bravissimi, io ho sentito un rumore.